Ciao a tutti, oggi parliamo di selle. Di solito si decide di cambiare la sella per tre motivi principali. Il primo è il tipico dolore al sedere, il secondo per evitare patologie urogenitali, il terzo per migliorare le prestazioni in gara, quindi si prediligono selle molto leggere e in carbonio. La sella in dotazione alla prima bici comprata mi crea problemi. Regolarmente dopo circa un'ora di pedalata iniziava a farmi male il sedere. La prima cosa a cui si pensa quando si hanno dolori al posteriore è che la sella dovrebbe essere più imbottita, ma non è proprio così. La scelta del tipo di imbottitura della sella dipende soprattutto dal livello di allenamento. Se si è ben allenati si può puntare a una sella con un'imbottitura minima. Se invece si esce saltuariamente, allora è preferibile scegliere una sella più imbottita. La sella va scelta con accuratezza, soprattutto perché dopo averla acquistata la si tiene per lungo tempo. L'errore che io ho fatto è stato quello di dare per scontato che una sella costosa e di ultima generazione, quelle con il buco centrale, avrebbe potuto senza dubbio risolvere i miei problemi. E invece non è stato così. Sicuramente il foro centrale aiuta ad alleggerire la pressione sulla zona perineale del corpo, quindi il flusso sanguigno è agevolato, ma il dolore al sedere continuava ad esserci. È stato così che ho cercato di capirne di più e quello che ho scoperto è che per trovare la sella perfetta è necessario sapere la larghezza delle ossa ischiatiche, ovvero le due ossa appuntite che si sentono quando ci si siede. Questa misura, chiaramente, è diversa per ogni persona. Per misurare la distanza delle ossa ischiatiche, senza spendere soldi da biomeccanici o centri specializzati, esiste un modo molto rudimentale. Procuratevi un foglio di cartone ondulato, cartoni per pizza o per confezioni da latte, appoggiatelo su una sedia rigida e sedetevi sopra, preferibilmente nudi. Rimaneteci per qualche secondo, in modo che il cartoncino si adatti e prenda forma delle vostre ossa ischiatiche. Una volta in piedi, noterete due avvallamenti sul cartone. Prendete un pennarello e evidenziando il centro dei due avvallamenti, otterrete la distanza delle vostre ossa. Avendo questa misura a vostra disposizione, sarete in grado di contattare qualsiasi casa produttrice di selle e chiedere suggerimenti riguardo alla sella che più potrebbe adattarsi a voi. Io l'ho fatto, ho scritto al customer service di SMP e sono stati gentilissimi a indicarmi quali delle loro selle avrebbe potuto adattarsi meglio alle mie misure. Mi hanno addirittura inviato una serie di indirizzi di ciclisti vicini alla zona dove abito, dove avrei potuto trovare le loro selle in prova. È per questo motivo che attualmente utilizzo una SMP Glider e mi trovo molto meglio rispetto alle selle precedenti. È una sella a profilo curvato, questa linea si adatta meglio ad una bici full dove non sono tanto richiesti movimenti da parte del biker per assorbire i fondi sconnessi, mentre invece le selle a profilo piatto danno maggiore possibilità di spostarsi in punta di sella in una fase di rilancio o in una salita ripida. Ora, non fraintendetemi, con questo non voglio dirvi che le selle SMP sono meglio delle altre. Come spesso ripeto nei miei video, tutto ciò che vi racconto è soggettivo e fa parte della mia esperienza personale. Avessi saputo prima le misure delle mie ossa ischiatiche, avrei magari potuto trovare una sella di Selle Italia che avrebbe potuto adattarsi meglio alle mie misure. E chissà, forse in futuro proverò proprio una Selle Italia. Sarei anche molto felice di sapere da parte vostra quale sella secondo voi fa veramente la differenza in base alla vostra esperienza, quindi siate liberi di lasciare nei commenti informazioni utili, informazioni che anche gli altri possono utilizzare. E con questo è tutto. Come sempre, se il video più che piaciuto vi è servito, vi chiedo gentilmente di lasciarmi un like e se non l'avete ancora fatto di registrarvi al mio canale. Ciao e alla prossima!